Take that jersey off for the final time. How do you think you're gonna feel? Very at peace with it, and I'm very thankful, for the 20 years that I've had, and ready to go. Sono passati 5 anni, ma ancora si fa fatica a crederlo. Allora penso che si continui a ricordare perché è molto difficile accettare. Kobe non c'è più. Ho già fatto una trilogia di video sul canale che raccontano tutta la sua storia nel dettaglio delle sue fasi di vita. Adesso ho pensato che in questa rubrica non poteva mancare lui. Una partita in cui si riassume una carriera e una persona e una rimonta. Prima di cominciare vi ricordo che se non lo avete ancora fatto di iscrivervi, che mi può aiutare molto a crescere e a regalare contenuti di questo tipo. Detto questo, cominciamo. Oggi si parlerà solo di un giorno, di una partita e di un giocatore. Il giorno è il 13 aprile 2016. Kobe ha già salutato tutti i campi della NBA nella sua già annunciata ultima stagione. Il calendario e il destino hanno voluto che l'ultimo saluto sarebbe dovuto andare al suo pubblico, sul suo campo, con l'unica maglia mai indossata in NBA, quella con cui ha vinto 5 titoli e molto altro, quella dei Los Angeles Lakers. Ci sono tutti e anche di più. Magic fa il discorso prima della partita, tantissimi messaggi per lui. Ovviamente Jack Nicholson è in prima fila, anche se non va più a tutte le partite come prima. Non può mancare Shaq, che lo saluta e gli ricorda quello che gli aveva chiesto prima della partita. Kobe, they're doing a big celebration for you the last game. A lot of us are going to be there. Can you promise me one thing? What's up? I need 50 that night. Can you do it? Your last home game at the Staples. Can you give us 50? 42. No. Ma Kobe è tranquillo, sereno. La scelta è stata fatta. Tutti gli occhi sono su di lui, ma c'è una partita da giocare. I Lakers non hanno nulla da chiedere al match in sé. È l'ultima partita della regular season e sono fuori dai playoff già da tempo. Ma dall'altra parte ci sono gli Utah Jazz, che con questa partita, se li giocano i playoff, sono costretti a vincere per andarci. Il risultato finale sembra scontato, ma interessa a pochi. Sono tutti lì per lui. E in un certo senso a Utah questo fa comodo. Kobe chiede ai suoi solo una cosa: giocare duro su ogni possesso. Anche oggi non poteva chiedere diversamente. È sereno per la scelta fatta, ma l'emozione tocca anche uno come lui. I primi 5 tiri sono troppo corti o troppo lunghi. Si nota che la sente troppo. Ha bisogno di energia agonistica e se la va a prendere in difesa. Con una stoppata rabbiosa recupera la palla. Poi va dall'altra parte, finta e parabola altissima come quel buzzer beater con i Suns di qualche anno prima. Sono i primi 2. Segna 5 canestri consecutivi e alla fine del primo quarto ne ha messi 15 sui 19 della squadra. Per tutta la carriera mi hanno sempre detto di passare la palla. Oggi tutti mi dicono di tirare. È così. Tira tanto, ma non entrano tutti e i suoi compagni non stanno facendo molto, anzi, sono un ottimo sparring partner per Utah, che ha le mani ben salde sulla partita. E alla fine del secondo quarto, lui ha 22 con un 7 su 20 dal campo e i Lakers sono sotto di 15. Sembra profilarsi la serata aspettata. Partita in secondo piano e applausi finali per Kobe. Ma lui non ha mai permesso che le situazioni in cui si trovasse fossero prevedibili. Figuriamoci l'ultima. Decide di rimanere in campo tutta la partita per provare la rimonta e alla fine del terzo quarto Kobe manca di un soffio la tripla del -6. Quindi Utah 75, Los Angeles 66, Kobe Bryant 37. Sopra le aspettative di tutti, ma anche sue prima della partita, ma sappiamo che prima di una partita non è ancora trasformato in Mamba. Inizia l'ultimo quarto e in un amen i Jazz tornano a +14. Kobe viene stoppato. La partita va avanti in questa maniera fino a 3,5 dalla fine. Utah sempre avanti di una decina di punti. Kobe è arrivato a 45. Ha già battuto abbondantemente il record di 41 punti per un giocatore alla sua partita d'addio, di Jordan Crawford. In ogni timeout c'è un videomessaggio di qualcuno. A lui si vede che fa molto piacere, ma continua a voler giocare. Guarda il cronometro e si rende sempre più conto che il tempo, il suo tempo sul parquet, sta definitivamente finendo. E allora i punti diventano 47 e -8 dei Lakers. Utah risponde e Kobe si arrabbia. Penetra e per poco non entra la palla sul fallo, ma con i liberi sono 49. Utah stavolta non risponde.
Kobe invece sì, con una penetrazione con parabola altissima al tabellone. Sono 51. Sta cambiando l'energia allo Staples Center. Standing ovation per i suoi punti. Ma siamo anche a -6 Lakers. L'azione seguente si lancia da solo in mezzo a 2. Jump shot e sono 53 e -4. Ora la sceneggiatura del film la sta scrivendo completamente da solo. Si inizia a sentire quell'adrenalina assopita da tanto e che nessuno si sarebbe mai aspettato. Utah non segna più e dall'altra parte del campo Kobe mette una tripla insensata che fa esplodere chiunque stesse guardando in quel momento. Si sta assistendo a qualcosa di magico. Lakers -1, Kobe a 56, manca un minuto. Al timeout nessuno vuole vedere i videomessaggi, non vengono neanche mandati. C'è una partita incredibile in corso e vogliono tutti vedere come va a finire. In tribuna si impazzisce, in panchina Kobe dà indicazioni, fisicamente è sfinito, mentalmente mai. I giovani Lakers difendono come fossero a gara 7 di un playoff. Altro errore da fuori dei Jazz. Palla a lui. Finta, doppia finta, jumper da 6 metri, solo rete. È completamente in trance, viene da ridere e piangere allo stesso tempo. Ne ha fatti 58 e ora i Lakers sono davanti di 1. Che bel regalo sta facendo al mondo, ma mancano ancora 31 secondi e i Jets questa partita hanno davvero necessità di vincerla. In difesa i Lakers sono diventati leoni. Rimbalzo, palla al Mamba che attacca. Utah deve fare fallo, ma non è ancora al bonus. Rimessa per Kobe. Va in lunetta a 14 secondi per 2 tiri liberi con 58 punti sul tabellino. La partita finisce con un assist, 101-96, la rimonta di un solo uomo contro una squadra intera, 60 punti a 38 anni alla sua ultima partita. I film di Hollywood della sua città non sono nulla in confronto a questa realtà. Oltre che spendere parole per raccontare i fatti, è difficile aggiungere altro. Solo lui sa come si fa. What can I say? Mamba out. Grazie Kobe di essere stato il Mamba. Grazie Mamba di essere stato Kobe.